Benvenuti, cuori inquieti in cerca di verità oltre i titoli mordi e fuggi. Benvenuti ancora una volta nel rifugio della narrazione che scava a fondo. Benvenuti su Turkey News Magazine. Ci sono storie che non si ascoltano soltanto, si attraversano. Storie che superano il pettegolezzo e si trasformano in specchi delle nostre fragilità e dei nostri desideri più segreti. Oggi entriamo nell'epicentro di un vortice emotivo che ha scosso le fondamenta di ciò che credevamo di sapere sull'amore esposto alla luce impietosa del pubblico. Al centro di questo maelstrom, due volti che hanno nutrito le nostre fantasie più romantiche e ora innescano le nostre domande più scomode, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Ma vi avverto, affezionati di Turkey News Magazine, andate avanti con cautela. Ciò che state per ascoltare cambierà per sempre il modo in cui avete letto i loro sorrisi davanti alla macchina da presa. Non è la cronaca di uno scandalo, bensì un canto sulla dignità dell'addio. Prima di immergerci nelle profondità di questa trama fatta di silenzi pesanti e verità trattenute, vi rivolgo un invito essenziale. Se amate un racconto che tratti il cuore dei personaggi famosi come un'opera d'arte, iscrivetevi ora al canale e attivate le notifiche. E a chi desidera sostenere questa analisi che non si accontenta della superficie, il pulsante Unisciti vi aspetta. Entrare nella famiglia di Turkey News Magazine ci consente di portarvi storie con il livello di cura e dettaglio che meritano. Tutto ha avuto inizio durante una serata che, secondo il copione mondano dell'elite di Istanbul, doveva dedicarsi solo alla generosità performativa. Un evento benefico scintillante, un'ode alla solidarietà con calici sempre pieni e sorrisi allenati allo specchio. Cemre Arda, invitata come gioiello della serata e ospite d'onore, irradiava una luminosità quasi irreale. C'era in lei un'eleganza senza sforzo, una grazia sospesa che imponeva silenzio con la sola presenza. L'atmosfera era quella, prevedibile e composta, delle conferenze stampa di alto profilo. Domande educate sui progetti futuri, obiettivi ambiziosi, quella patina ordinata che da casa amiamo osservare a distanza. Ma come spesso accade quando il destino decide di imporsi sui nostri piani accuratamente lucidati, arrivò l'inevitabile. Un giornalista, spinto forse da un istinto feroce o da quella curiosità insaziabile che consuma tutti noi, pronunciò un nome sospeso come un fantasma non invitato, Gökberk. In quell'attimo infinitesimale, il tempo sembrò dilatarsi, come se l'orologio avesse smarrito il dovere di scandire i secondi. Il brusio costante si spense all'istante, lasciando un silenzio teso, denso, quasi palpabile. Cemre, celebre per la sua compostezza, non rispose con la diplomazia brillante che tante volte le abbiamo visto sfoggiare. Abbassò gli occhi, come chi cerca nella terra una forza antica per non crollare, e inspirò con un tremito capace di attraversare chiunque la guardasse. «Oggi non volevo parlare di questo, non qui», mormorò, la voce affilata e ferita, un'unione di fragilità estrema e di spina dorsale d'acciaio. Due lacrime, sincere, indomite, pesanti di mesi di autocontrollo, le scesero sul volto impeccabile. In quell'istante la passerella mondana si trasformò in confessione, la routine dell'evento in un santuario di vulnerabilità umana. Da mesi combatto una guerra silenziosa tra ciò che il cuore invoca e ciò che la ragione pretende. Proseguì, offrendo al mondo una verità che nessuna sceneggiatura osa abusare. A volte amare non significa trattenere. A volte il gesto più grande, incalcolabile e doloroso, è trovare il coraggio di lasciare andare punto. Parole come macigni, capaci di rompere l'immagine patinata della coppia perfetta e svelare la complessità tagliente delle relazioni reali. Cemre non cercò scudi verbali. Con Gökberk abbiamo vissuto qualcosa di profondo, indimenticabile, viscerale. Ma c'erano silenzi così spessi da coprire il cielo e decisioni taglienti fino all'osso. Ho scelto di allontanarmi. Punto. Fonti vicine a lei hanno assicurato a Turkey News Magazine che non si trattava di un impeto momentaneo né dell'onda lunga di un litigio. Era un addio ragionato nel corso di notti insonni, preparato in settimane in cui Cemre aveva cominciato a evitare con metodo ogni occasione di incrociare lo stesso riflettore con lui. Anche i suoi social, a chi ascolta tra le righe, parlavano da tempo, didascalie introspettive, frasi sospese, foto in bianco e nero dal cassetto di un passato che odorava di commiato.
Non cercate colpevoli, non cercate scandali, disse con fermezza, prevedendo la solita fame di dramma. È il riconoscimento maturo che una storia ha compiuto il suo corso naturale. E oggi, con tutto il dolore che comporta, accetto che il nostro capitolo sia finito. Punto. Facciamo una breve pausa in questo torrente emotivo. È facile consumare questa notizia come intrattenimento, ma vi chiedo, comunità di Turkey News Magazine, vi è mai capitato di lasciare andare qualcuno proprio perché lo amavate troppo? L'accettazione della perdita è la forma più alta di maturità emotiva? Raccontateci nei commenti. Questo canale vive della vostra profondità. E se questa analisi risuona con il vostro modo di vedere il mondo, ricordate che il pulsante Unisciti è la porta per sostenere direttamente questo giornalismo narrativo. Con il vostro aiuto, continuiamo a esplorare gli angoli più complessi dell'animo umano attraverso le storie di chi ammiriamo. Mentre il web si riempiva di messaggi di sostegno, nostalgia e smarrimento, con i fan a rincorrere ricordi in frantumi e speranze crepate, lo sguardo collettivo è scivolato inevitabilmente su di lui. Gökberk YLDRM. Fino a quel momento l'attore aveva mantenuto un silenzio quasi monastico, un riserbo che era stato cifra stessa del loro legame. Eppure, una fonte molto vicina a Gökberk ha sussurrato in esclusiva ai ricercatori di Turkey News Magazine un retroscena che porta questa vicenda in un territorio di rara maturità maschile. Gökberk sapeva. Sapeva tutto. Le parole di Cemre non lo hanno colto di sorpresa. La sua reazione non è stata la collera di un ego ferito nell'orgoglio graffiato, ma un rispetto pesante come un voto sacro. Se questo ti serve per trovare pace, io lo accetto. Punto. Nessuno sfogo in pubblico, nessun tentativo disperato e tossico di trattenerla, solo l'accettazione dolente di chi ama davvero e comprende, nel profondo, che l'amore non è possesso ma cura e libertà. E tuttavia, il vero colpo di scena doveva ancora arrivare, aggiungendo un velo di tragico romanticismo alla separazione. Qualche giorno dopo l'evento, durante un popolare programma radio, emerse un dettaglio capace di far vibrare anche i più disincantati. Il conduttore, affrontando il caso che aveva tenuto il paese col fiato sospeso, lasciò intendere che, settimane prima della dichiarazione pubblica, in redazione era giunta una lettera scritta a mano da Cemre. Nessun destinatario esplicito sulla busta, eppure ogni riga urlava un nome preciso, Gökberk. La grafia era incerta, urgente. Grazie per avermi insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, lesse l'annunciatore, la voce incrinata, poi un altro frammento devastante, anche quando non sarai più fisicamente al mio fianco, ti porterò come parte indelebile di ciò che sono. Punto. Era un addio definitivo? O la promessa di un'eternità tradotta in una forma diversa, meno vistosa per le telecamere ma più autentica per l'anima? La radio non mostrò prove fisiche, conservando il mistero, ma il tremore nella voce bastò per dare sostanza a quelle parole. Segno che, prima del silenzio pubblico, c'era stato un torrente di frasi private nel tentativo di curare la ferita. 3 giorni più tardi, per caso, Gökberk fu intercettato sul set della sua nuova serie. Il caos tipico di una produzione, luci accecanti, cavi serpeggianti, il ronzio della troupe, e all'improvviso i microfoni che spuntano come una foresta ostile. Alla domanda diretta su Cemre e la sua confessione, lui sorrise. Un sorriso triste, denso, pesante di memoria, ma incredibilmente pacato. Ho sentito le sue parole, disse con una calma disarmante. Posso solo dire di essere immensamente orgoglioso della donna che è diventata. La sua onestà senza filtri, la sua forza vulnerabile, ecco perché la rispetterò sempre. Ciò che abbiamo vissuto è reale, è nostro, e nessuno potrà toccarlo. Anche se non cammineremo più affiancati, le auguro una felicità immensa. Punto. Parole che richiusero il cerchio con un'eleganza rara, la dignità silenziosa che parla più forte di qualunque sfogo. Poi arrivò il gesto simbolico finale, l'azione criptica che molti fan di Turkey News Magazine hanno letto come dichiarazione muta di lutto e amore eterno. Sul profilo Instagram di Gökberk apparve un'immagine semplice e potentissima, un fiore bianco, solitario e perfetto, appoggiato su un quaderno chiuso. Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione.
Nessun tag. I veri seguaci riconobbero subito quel fiore, la stessa varietà che adornava i capelli di Cemre durante le riprese del progetto che li aveva fatti incontrare, quando il loro legame cominciò a sbocciare davanti a una troupe convinta di filmare solo finzione. Era un commiato definitivo a quell'epoca? O un messaggio in codice che diceva, non ti dimenticherò, il capitolo è chiuso ma custodito? La foto rimase lì, immobile, eppure sembrò trasformarsi con lo sguardo di chi la osservava, per alcuni un funerale d'amore, per altri, una promessa sospesa. Cemre, dal canto suo, non ha nascosto il lutto luminoso della ripartenza. È riapparsa pochi giorni dopo, vestita di bianco, forse eco di quel fiore simbolico, a un evento dedicato all'empowerment femminile. Niente più lacrime, ma una volontà di ferro. Ha parlato di ricostruzione, di rinascita, del modo alchemico in cui le crepe dell'anima possono diventare fessure di luce. Sono nella fase di ricostruzione, ha detto, stavolta con una voce piena, non più tremante davanti all'abisso. Amare significa anche permettere all'altro di crescere lontano da te. Vuol dire accettare con grazia che due strade si separino senza cancellare l'intensità di ciò che le ha unite. Punto. La sala si è alzata in un lungo applauso, non un trionfo mondano, ma l'abbraccio collettivo a una vulnerabilità esposta con coraggio. Famiglia di Turkey News Magazine, mentre chiudiamo questa cronaca, resta un retrogusto agrodolce e insieme profondamente edificante. Gökberk YLDRM e Cemre Arda ci hanno offerto una lezione su come attraversare la fine di un grande amore sotto i riflettori. Hanno mostrato che si può separarsi senza distruggersi, che il rispetto può sopravvivere alla passione, e che a volte l'atto d'amore più grande è, davvero, l'addio. Questa storia non finisce qui, cambia forma. Continueremo a seguire i loro percorsi individuali, sempre con il rispetto e la profondità che contraddistinguono il nostro canale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio emotivo. Se questo video ha toccato corde nascoste, se vi ha fatto riflettere sui vostri saluti, mettete un bel mi piace, condividete e soprattutto iscrivetevi. E se credete nel valore di questo giornalismo narrativo, considerate di entrare nella nostra famiglia cliccando su Unisciti. Il vostro sostegno è l'inchiostro con cui scriviamo queste storie. Da Turkey News Magazine, vi ricordiamo che anche nel silenzio di un addio l'amore continua a risuonare. Alla prossima esclusiva!